Però voi vi state muovendo proprio senza una logica, eh? No, a livello di simulazione, cioè sai cos'è? Vedo tanto potenziale. Sai che vedere comunque qualcosa che si muove dietro l'attacca di mira mi soggetta un po', onestamente. Ben ritrovati sul canale di Parliamo di Videogiochi. Oggi cominciamo con una nuova rubrica. Avremo come ospiti professionisti ed esperti di un determinato settore che verranno chiamati per giudicare, commentare e interagire con titoli che hanno a che fare proprio con i loro settori di competenza. Come primo episodio di oggi tratteremo uno dei titoli che porto più di frequente su Twitch. Stiamo parlando di Escape from Tarkov, che andremo ad analizzare e commentare insieme al nostro ospite, Alex Pineschi. Alex è un combattente veterano con grande esperienza e il primo italiano volontario ad aver combattuto l'ISIS in Iraq. Nei suoi 5 anni in zona di guerra ha combattuto al fianco dei Peshmerga, le forze armate kurde. Nel tempo ha fatto parte di diversi gruppi, alcuni creati e formati da lui stesso, e nel tempo è giunto ad alti gradi di comando, diventando uno dei punti di riferimento più importanti nella lotta al terrorismo nel nord dell'Iraq. Attualmente, dopo il suo rientro d'Italia, Alex ha fondato la PITAC, la sua agenzia che si occupa di ricerca, formazione e consulenza nel campo della sicurezza e difesa. I suoi corsi, creati sulla base dell'esperienza sul campo, sono frequentati in Italia e all'estero non solo da privati, ma anche da aziende ed enti pubblici, come forze di polizia e forze armate. Oggi Alex Pineschi è qui con noi per analizzare e comprendere quanto sia realistico e quali siano i suoi pareri su Escape from Tarkov. Allora, Glock 17, perfetto. No, una cosa effettivamente che mi lascia non perplesso, però che mi sorprende è per esempio la trama dei guanti, che dovrebbero essere dei guanti, se non sbaglio, della OR, non vorrei dire una stupidata. Cos'hanno? La trama, cioè la trama, la gomma, il riflesso della gomma. In particolare questa Glock c'ha il sistema che mi sembra si chiami Snake Eye. E onestamente una cosa che non riesco a capire da qua è il discorso della messa a fuoco. Cioè nella realtà tu vai in puntamento e ovviamente non puoi mettere a fuoco il bersaglio, l'attacca di mira e l'attacca di mira posteriore, giusto? Tu hai il front post, rear post e il target. E in questo caso invece io posso tranquillamente traguardare tutto quello che voglio senza perdere la mira. E nella realtà invece tu devi decidere cosa mettere a fuoco. In questo caso si metterà a fuoco il bersaglio, l'attacca di mira o degli altri elementi presenti nello spazio. Ok, un'altra cosa che vediamo è la fase di reset, ok? Quindi quando io faccio il mio tiro e vado a posizionare più di un colpo sul bersaglio, ho una fase comunque che noi chiamiamo la fase dei 3 fondamentali. Quindi in questo caso grip, che in questo caso io vedo anche uno spazio tra le due mani, mentre invece io tendo a fare un grip piuttosto chiuso, però questo è opinabile, magari i russi lo fanno in un modo, cioè il grip è una cosa diciamo opinabile. Quello che non è opinabile invece sono queste 3 fasi di reset, tra cui il reset, ok, vedi che cioè questo è un reset perfetto, il reset non è perfetto, cioè comunque tu hai a che fare con che cosa? Con il reset dello scatto, quindi il cosiddetto trigger resetting, il resetting degli organi di mira e poi il resetting a questo punto del grip, chiaro? Sono cose che tu percepisci, vederle è impossibile. Ora io, nella mia mente c'è il fatto di ok, resetto l'attacco di mira e mirino, che qua è fatto molto bene, sono onesto, e resetto comunque lo scatto, quindi ricercando diciamo quello che è la fase di riaggancio dello scatto, e poi c'è un reset comunque del grip, specialmente se sparo più colpi in rapida successione. Ovviamente se io avrò un buon grip, il grip non vedrà la necessità, oppure richiederà una necessità minima di resetting del grip stesso. Sarebbe interessante capire
il trigger setting, quindi il riaggancio dello scatto. Sarebbe secondo me anche molto interessante a livello simulativo, che in base, io la butto lì, in base alla pressione che dai sul joystick, perché uno dei più grossi problemi, specialmente con l'arma corta, per quello che riguarda la precisione, è proprio il cosiddetto trigger resetting. Cioè non è solo come io allineo tacca di mira e mirino, ma è anche come io premo lo scatto. Cioè se io premo lo scatto in maniera sbagliata, il colpo non andrà a segno. Comunque chi segue vuole approfondire, sul mio canale YouTube ho tutti i vari tutorial, però in questo caso il giocatore sperimenta soltanto quello che è un allineamento diciamo fallace, se vogliamo dire così, perché in questo caso non abbiamo la messa a fuoco, non abbiamo l'allineamento tra il front post e il rear post. In questo caso il tiratore va solo in puntamento, e gli altri tre fondamentali che invece abbiamo nella realtà, quindi grip, gestione dello scatto e allineamento, tacca di mira e mirino, e la conseguente messa a fuoco di una cosa e non di tre come è qua, perché in questo caso io vedo benissimo in puntamento la mia arma corta, ma se io metto a fuoco in questo caso il bersaglio, l'arma che ho davanti non la vedrò completamente a fuoco. Ok, il fumo che esce dal compensatore ci sta, perfetto. M4A1, carabina AR-15, perfetto. Prima cosa, però questa è una mia cosa personale, il tipo di grip. Ok, qui abbiamo in particolare un vertical grip posizionato piuttosto indietro, con un grip appunto sul vertical che è un grip completo. Quindi in questo caso io personalmente non sposo questo tipo di postura. Perché questo? Perché questo tipo di postura non mi dà personalmente un controllo ottimale, specialmente quando vado a sparare una serie di colpi in rapida successione. Questo perché? Perché in questo caso l'arma noi la consideriamo come una forza, quindi avremo beccheggio, ok, rollio e imbardata, utilizziamo termini aeronautici, e nella fase appunto di movimento dell'arma che viene generata per l'appunto dall'esplosione dei colpi, noi abbiamo a che fare con queste tre forze, in più la forza di gravità. Di conseguenza, tornando al concetto di prima, cioè sparare più colpi in rapida successione, per essere precisi, dobbiamo ridurre i tempi di reset. Ok, cioè tanti pensano che sparare veloce vuol dire mirare veloce, premere il grilletto veloce. Sì, in una buona percentualità è anche questo, ma 5 colpi in rapida successione su un bersaglio non sono nient'altro che dei reset, e questo lo calcoliamo per chi verrà poi ai miei corsi con il tempo di split. Cioè io se voglio sparare veloce devo far sì che i miei tempi di split, quindi tra un colpo e quell'altro, siano rapidi. Di conseguenza per fare questo avrò bisogno di trattenere, diciamo, cioè di ridurre la fase di reset tra un colpo e l'altro, e questo lo faccio con che cosa? Col grip, col trigger e ovviamente con la fase di puntamento. Ora, già partendo così, questo grip col pollice dall'altro lato, cioè fa molto anni 2005, e io non lo sposo. Ovviamente chi ha fatto questo gioco avrà avuto i suoi consulenti che gli avranno consigliato. Io personalmente, tu come avresti fatto? Ma nel 2021, prossimo ma nel 2022, per me non esiste impugnare un'arma in questo modo. Poi ripeto, scrivetelo nei commenti, arrabbiatevi, fate quello che volete, però io ho messo la mia vita in mano alle tecniche che ho imparato negli anni e ho sviluppato e che oggi insegno a chi vuole imparare, e io preferisco avere una cosiddetta semi-clamp, quindi andiamo a posizionare il pollice, diciamo, sulla parte sinistra dell'arma al fine di evitare che in cosa il movimento laterale che si crea una volta che io esplodo il colpo. Perfetto, vabbè, qui è fatto perfettamente, quindi astina della Rainer o della BCM. Qua mi dispiace. Qua mi dispiace. Facciamo un esempio pratico. Inserimento del serbatoio. Basandoci appunto sulla didattica Apitaka che si basa sull'approccio scientifico. Cosa vuol dire approccio scientifico? Che nel procedimento di selezione delle tecniche io devo avere un procedimento su base scientifica. Se la tecnica di inserimento del serbatoio a base statistica mi dà un risultato,
ho un risultato che mi porterà a pensare che questa tecnica è meglio di quest'altra. Questo perché? Perché noi quello che diciamo lo prendiamo e lo confermiamo con le prove pratiche che sono documentate e quindi creiamo una statistica. Allora, il fatto di inserire il serbatoio in questo modo qua, quindi andando direttamente nell'alloggiamento del serbatoio, chiediamoci quante volte mi andrà bene? 9 su 10, 8 su 10, ok? Allora, personalmente da sistema API-TAC, e non l'ho inventato io, ma deriva dal mitico Larry Vickers, ok, che spero un giorno di poter ringraziare, e che ha condizionato tutti noi che siamo cresciuti in quest'epoca. Come lui dice, appunto, si transita dall'appoggiare, ok, prima la parte posteriore alta del serbatoio e poi guidare il serbatoio all'interno. Questo perché? Perché in una procedura di cambio serbatoio, che avverrà in questo caso in una fase prettamente critica, io non posso permettermi una defiance, non posso permettermi di non riuscire a inserire il serbatoio. Perché? Perché in una fase, per esempio, di cambio serbatoio di emergenza, sarò già in una fase critica. Quindi dobbiamo ridurre al massimo, a costo di spendere 20 decimi di secondo in più, ma io devo avere la certezza, 10 su 10 a livello statistico, che io riuscirò a inserire il serbatoio in modalità giusta. Quella volta che sbagli è la volta sbagliata, perché poi, come dirò e ridiremo dopo, la legge di Murphy abbraccia chiunque ha un'arma in mano e una divisa e opera sul campo, ok? Andiamo in puntamento. Una cosa che non abbiamo accennato prima è il concetto delle posture di ready, ok? Sempre sul mio canale YouTube trovate ampi approfondimenti riguardo ciò. Quando io vado in giro, cioè in giro nel tendo, nella mia fase di navigazione, sono in una fase tendenzialmente verde. Cosa vuol dire verde? Che io sto facendo il mio servizio di guardia, la mia pattuglia, e non ho una condizione di pronto. Perché? Perché la situazione noi la definiamo verde, quindi sì, sono con un'arma in mano, ma non sono soggetto a un potenziale rischio. E noi qua partiamo che l'arma è in una fase di semipuntamento, che per chiunque poi sperimenterà questa cosa, magari ai miei corsi, capirà che questa posizione nel mondo reale è una posizione altamente stressogena. Specialmente la posizione di puntamento è una posizione che noi andiamo a collocare solo ed esclusivamente nel momentum dove noi andiamo ad ingaggiare il bersaglio. Questo perché? Perché andare in puntamento è una posizione altamente stressogena, non solo per l'organismo, ma anche per la psiche e anche a livello fisiologico, ok? Questo perché? Perché il fatto di andare in questa posizione, vedi, la terza volta ci sono riuscito, non possiamo tenerla per tanto. Questo perché? Perché questo tipo di posizione porterà uno stress non solo a livello muscolare, non solo a livello fisico, psicofisico, ma anche dal punto di vista mentale. Perché? Perché in questo caso l'attenzione è concentrata con traguardare un puntino. Tolgo la sicura, metto la sicura. Qua abbiamo lo stesso tipo di discorso, recoil, resetting. Ok, tornando al discorso delle posture. In questo caso lui è andato in puntamento. Ora, teoricamente, lui sarebbe così, giusto? Sì. Però quello che io consiglio sempre, cioè se noi seguiamo le procedure reali, cosa succede? Da questo lato, una volta che sono in puntamento, io dovrei o togliere l'ottica e poi scendere, ok? In questo caso lui, l'operatore qui, ha fatto questo e non mi torna questa cosa qua, cioè nella realtà non la vedo così. Io vedo il mio bersaglio, vedrò un'arma che scende e vedrò poi solo il bersaglio. Perché? Perché le posizioni di ready, che nel nostro sistema sono principalmente 3/4, quindi abbiamo la low ready, la compressed ready e l'high ready, tendono a togliere l'arma di fronte agli occhi dell'operatore, perché in quegli istanti l'operatore sarà soggetto a questi effetti psicofisiologici, quali il restringimento della visione periferica e la perdita della visione periferica, e quello che noi chiamiamo visione canalizzata a tunnel, che è un effetto comunque diciamo che viene dalla nostra evoluzione, che tendenzialmente non mi fa vedere l'arma. Vabbè, l'accuratezza dei particolari è sconcertante, cioè outstanding. Sono curioso di vedere come cambia il caricatore della K, perfetto.
Cioè vedi, no? Allora, qual è una problematica di mettere i vertical sugli AK? Specialmente in 762, che quando tu vai a fare il cambio serbatoio, ovviamente devi andare in avanti. È per questo che il vertical sulla K nel 2021 è un vertical punto 1 corto a 3 dita, che non permette questo tipo di posizione e soprattutto riportato molto più in avanti, in modo da non andare in conflitto il momento che io cambio il serbatoio. Comunque sul mio canale YouTube c'è un video specifico dove parliamo del cambio serbatoio con AK-47. Ok, chamber check, ci sta. Chamber check. Sicura. Allora, la cosa bella che hanno fatto che quantomeno l'ottica è molto precisa. Cioè, nel senso, il recoil dell'ottica non è sempre uguale. Perché ovviamente il corpo umano, sai, è imperfetto, è una macchina imperfetta. Noi siamo comunque costantemente in movimento, no? E quando vedi appunto il recoil non va sempre nella solita. Sì, quindi questo è, cioè hanno messo la variabilità, vedi? Ora è andato su a destra, poi è andato su a sinistra. Ci hai fatto caso? Su a destra, su a sinistra, su a destra, su a sinistra, su a destra, su a sinistra. Hanno messo il concetto di casualità. E questo ce l'abbiamo come? Se c'hai un grip che non funziona. Se hai un grip come si deve, invece ovviamente ci sarà un minimo di spostamento. No. Cioè, paradossalmente qua il grip di spostamento è inferiore a raffica piuttosto che a colpo singolo. Non esiste. Vedi, però il fatto, cioè, andare fra virgolette in giro così, questo potrebbe essere simulato come una posizione di low ready, ok? Simulata male, però simulata comunque. Meglio che andare sempre in puntamento. Però, per esempio, qui una volta che te sei in puntamento, vedi che comunque hai un restringimento del campo visivo. Sì. E ora prendiamo come punto di riferimento i due alberi, ok? Ora dovresti andare non più in puntamento. Vediamo. Cioè voglio capire se quando vai in puntamento c'è un restringimento del campo visivo oppure no. Sì, comunque l'hanno fatto, quindi cioè non è che devo smontare il gioco. Ciò che è vero è vero. Sì. E mi dispiace, ma non vedrai questa parte qua a fuoco come non vedrai tutto quanto intorno a fuoco. Cioè devi decidere cosa mettere a fuoco. Sai che vedere comunque qualcosa che si muove dietro l'attacca di mira mi soggetta un po', onestamente. Cioè nel senso, perché oggi comunque, cioè ripeto, io oggi faccio attività di formatore, sono un istruttore e ovviamente ingaggiamo su dei bersagli cartacei. Quando facciamo la parte force on force utilizziamo comunque delle armi a bassa capacità offensiva, perché utilizziamo dei figuranti che simulano, no? Però vedere così comunque, però se in un ambiente controllato, in un ambiente fondamentalmente sintetico, però vedere comunque gli spari, questo mino che si muove dietro effettivamente è... Fa una certa impressione. Sì, è realistico, cioè nel senso è molto realistico. Vedi, effettivamente quando corri tu non vedi l'arma, perché l'arma esce dal tuo cioè il concetto qua c'è, quindi puntamento, fase di ready e poi arma in stand by. Il concetto c'è. Ah, perfetto, questo è il classico modello di R15, ok, quello che tra l'altro ha dato via all'evoluzione per arrivare a oggi. Io onestamente nel 2021 continuo a sposare il concetto di avere il delta di mira fisso, ok, e di avere in questo caso la stina paramano ancorata su due punti, quindi un punto posteriore e un punto anteriore. A me personalmente piace il 12 pollici, tra l'altro recentemente abbiamo fatto una prova, siamo arrivati tranquillamente a colpire un gong a 400 metri, quindi diciamo che 12 pollici continua a regalare delle emozioni anche a distanze diciamo medio-lunghe, e ovviamente una canna da 14 è molto più performante alle medie-lunghe distanze. Allora, qui partiamo proprio da zero, Allora, perfetto, vediamo cosa c'è.
l'otturatore. Vabbè, alla fine l'impugnatura, un grip è un grip, Se dovessi proprio scegliere Magpul, perché non so, mi è capitato di collaborare proprio con la Magpul, quindi sono piuttosto affezionato. Calcio va bene, il CTR è uno dei miei calci preferiti, molto ergonomico, anche un po' minimalista, senza troppi, diciamo, accrocchi. La sena che in questo caso vedo qua mi sembra essere o una LRVC, una Rainer Arms, qualcosa di simile, però il punto è che c'è stato un periodo dove la maggior parte delle persone che venivano ai corsi si presentavano con questi manettoni d'armamento giganti, no? La cosa, qual è la fallacia logica? Ok, citando Morte Bianca, che fondamentalmente noi abbiamo cioè l'uomo che per sopperire a un deficit tecnico compensa con un deficit tecnologico. Non può essere così. Cioè l'AR-15 nasce perfetto, ok? La meccanica AR-15, il design AR-15 nasce comunque cioè non è che l'ha fatto Eugene Stoner, ma il suo team, che tra l'altro non era una società che faceva armi, era una società che si occupava di aeronautica, ok? Ed ha applicato potenzialmente il senso logico dell'aeronautica, quindi dove tutto ha un senso ed è minimizzato dal punto di vista di spazio, peso e quant'altro. Mettere una manetta d'armamento con un'unghia estremamente lunga mi porta tendenzialmente a adagiarmi sul fatto che non mi devo sbattere ad imparare il funzionamento dell'R15 classico. Quindi io a oggi non uso più, cioè io se dovessi comprare domani il mio fucile non cambierei la stina d'armamento, perché a oggi so perfettamente come interagire con una stina d'armamento ed è solo un problema dal punto di vista tecnico. Quindi chi ci segue, piuttosto di spendere soldi in accessori, spendeteli in formazione e di colpi al poligono, ok? E soprattutto nel capire come utilizzare le cose base. Gas block per me tutta la vita. Allora, vogliamo fare una concessione ai giovani che vogliono avere il coso? Ci sta, però non un free floating. E se è un free floating, con un sistema di aggancio doppio, quindi sia frontale che davanti. Perché? Citando un aneddoto, un giorno stavamo appunto facendo perché ripeto, cioè la nostra esperienza viene non da quanto siamo furbi, cioè non è che sono più intelligente degli altri, ok? Ho solo fatto degli errori che mi hanno portato a capire che quelle cose erano magari sbagliate, no? Esempio, free floating, il mio bel free floating nuovo, cambiato, che bello, ho più spazio per mettere rail, accessori, che poi anche quella è una chimera, perché se lo spazio lo gestisci bene, 7 pollici di rail bastano e avanzano. È che devi gestirti bene la cavetteria, i laser, i remote, le torce, va solo gestito bene, 7 pollici di rail, basta e avanza. Ci troviamo a scavalcare questo cancello, morale, mi scivola il fucile l'arma, mi sbatte su questo cancello e mi ritrovo poi con il rail completamente spostato. Quindi avevo perso l'azzeramento del laser IR, avevo perso l'azzeramento dell'attacca di mira frontale. Se tu perdi l'azzeramento, perdi, non è utilizzabile per esempio col visore notturno, perché in puntamento io ci andavo col laser, ok? Quindi solo con una semplice defiance, che magari sì, sarà stato un free float, un rail free float comprato al mercatino iracheno, però intanto è successa diciamo quella cosa lì. Se io avessi avuto il mio classico AR-15 con delta di mira fisso, non sarebbe successo. Fermi tutti, non mi mettete compensatori, cioè mettere il compensatore sull'arma lunga è come mettere, non so, il portapacchi su una Ferrari, cioè non ha senso, cioè, capito? Il compensatore ha senso quando io magari faccio le gare di tiro dinamico con l'arma lunga, allora la compensazione, ok, però lavorare con dei team member con il compensatore
credimi che dopo 10 minuti che sei in linea e spari con loro, anche perché poi noi dobbiamo applicare l'arma dove? Nei veicoli, nelle stanze, in spazi confinati, quindi avere questa sovrappressione che parte dai lati, sì, mi farà rilevare meno l'arma, però crea delle altre problematiche, tra cui anche magari un'identificazione, perché soprattutto i compensatori monocamera o a due camere generano, diciamo, una vampata che invece che essere spezzettata come il classico bird cage invece è localizzata. Ripeto, io mi sono trovato con un compensatore di quel tipo a sparare a terra e mi sono ritrovato la faccia piena di terra. Poi vabbè, se abbiamo possibilità di mettere un silenziatore che in Italia è vietato, il problema non sussiste, perché a questo punto tutti i gas sono, diciamo, utilizzati dal compensatore per silenziare. Perfetto, qui una bella selezione di rail. In questo caso non è un quad rail, quindi la cosa bella che non è un quad rail è che io, dove non ho bisogno del quad rail, non ce lo metto, quindi posso risparmiare peso. Però è anche vero che tu il pezzo di rail ce lo attacchi con cosa? Con una vite. Allora, io mi ricordo che ero con il mio Trax 1 e 2 della Strike Industries, Sì. ok, alle porte di Mosul, abbiamo anche il video, poi dopo lo cerco dall'aeroporto, che io con queste brugoline cinesi cercavo di stringere il pezzo di rail perché mi stavo perdendo la torcia, perché dopo un'offensiva intera di vibrazioni, ok, questa cosa si stava sganciando, quindi io di notte sotto il telo con la luce che cercavo e alla fine con una brugola cinese arrugginita e alla fine che ho spanato la vite. Quindi io mi sono fatto un pezzo dell'offensiva con questa torcia che mi ciondolava, non va bene. Cioè, uno, tu mi dirai, ma non dovevi avere la brugola cinese. Quello ho trovato sul campo. Poi, ma non hai messo la Loctite. Cioè, il mondo non è perfetto. Qui in Italia vai dal ferramenta, ti compri la brugola, metti la Loctite. Là è arrivato spacchettato e messo su in mezzo alla sabbia. E ha dato un problema. Quindi io quad rail tutta la vita. Rail dove meno componentistiche ci sono sull'arma, meno cose si possono rompere, meno cose si arrugginiscono, meno cose possono sganciarsi, meno problemi ci sono. Quindi la vita è già un problema. La guerra è un problema, non creiamoci altri problemi, no? Cioè, stay simple. Però se è scusa, è un po' recluta questo qua. Allora, esistono dei vertical già predisposti per l'installazione sia sul K-Mod che sugli M-Lock. Che senso ha mettere un rail per poi andare a mettere un vertical che va su una rail? Cioè a questo punto risparmia peso, togli il rail e metti direttamente il vertical M-Lock sul rail M-Lock. Si può fare volendo. Lo so, già questa cosa, c'è uno mi viene in poligono così, io già gli urlo. Per il suo bene, perché gli dico che non ha senso. Qua c'è un pezzo in più, quel pezzo in più potrebbe arrugginirsi, rompersi, sganciarsi, è un problema da gestire. Quando tu hai altri problemi da gestire, no, ti prego, non farlo, ti prego, no, non stai mettendo, non farla, no, voglio morire, basta. No, cioè, a me questa cosa mi fa diventare matto. Oppure, no, ci sono quelli che mettono 2 red hot e qua ce n'hai 3, vabbè, la SIG sarà un magnifier, sì. è un 4x, ok, la Trigicon ci regala dot come se non ci fosse un domani, ne metto uno sopra, ci sta, ma uno di lato, perché? Perché la gente mi fa, no, ma perché io faccio questo, cioè o lo metti sopra o lo metti di lato, e in tutto questo senti la genialità del male, in tutto questo non hai tacca di mira e mirino metallici, cioè ti si spacca un doct, c'è la tempesta solare, non ti funziona più l'ottica, tu non spari. Oh, dai, mi raccomando, stupriamo anche la K, vediamo. No, cioè, e ti dico,
Cioè, questi prodotti sono fatti benissimo. Cioè, sono fatti molto bene. Bellissimo il calcio così, ribaltabile, ottimo. Cos'era lo Zukov? Sì. Zenitko, se vi avanzano dei pezzi, cioè noi ci siamo, se vedrete mai questo video. Dai, voglio vedere come lo fa alla fine. Ok, qui Magpul non l'ho capita. Ci hanno fatto questo rail in polimero bellissimo senza rail. No, cos'è sta cosa qua? E questo è un Trax, è il mio. Vedi? Ora ti faccio vedere, io qua il sistemino del rail mi si era completamente... Poi non c'avevo la Loctite, ci ho messo l'attack, poi non riuscivo più a toglierlo. Delirio. Bellissimo questo rail, vedi? Bello, massiccio, sicuro, rail su 4 lati. Questo è il setup che farei io, guarda. L'unica cosa, tassativo, dust cover della Weapons Texas Instrument. Se hai una K devi avere quella cover. Infatti, sì. Bello. Ci piace. Vabbè, in questo caso il tizio qui ha messo, ci sta assolutamente, questo tipo di rail che tra l'altro, non vorrei dire una fesseria, lascia anche un po' di spazio sotto per traguardare eventualmente, no, perché non c'è l'attacco posteriore. No, c'è un problema qua. Se tu smonti l'ottica perché è un problema, non è l'attacco posteriore, è un problema. Quest'arma non può essere utilizzata. Senza... No, cioè io in combattimento con questa non ci andrei. Poi se mi dai questa ci vado con questa. Però se tu hai un problema sull'ottica e a me è successo che pff, morto, morto. Non combatti perché non hai l'attacco di Merino. Ok, perfetto. Allora, cosa abbiamo visto immediatamente, subito? Cosa terrificante, inaccettabile, punibile, perseguibile in ogni modo atroce. Flagging, lasering o flagging, cosa che nel modo più assoluto è il demonio, ok? Guarda. Però vedi il fatto che l'arma è in semipuntamento e non puoi correre, bravi. Sono sicuro che la corsa è un po' irrealistica. No, dipende dalle situazioni. Ma siete che parli questo? Sì. Mi affaccio sulle rocce e do uno sguardo gatto. Ora questa è la sua visuale, no? Sì. Beh, il fatto di poter parlare, magari sarebbe, secondo me, carino attivare la funzione PTT. Cioè schiacciare in modo di educare anche alle comunicazioni radio. Bello, questo mi piace. No, lontano. Contatto, gas station sinistra. Bravo. Girato l'angolo, probabile scala. Forse è lui che spara. Cosa lanci? No, è antidolorifico. Fa parte del gioco. Cioè durante un contatto tu ti prendi l'antidolorifico. Ci sta. È successo anche questo. Allora, cenno tecnico. Allora, innanzitutto cosa succede? Qua abbiamo un'uscita da un angolo, ok? Uscita dell'angolo fatta in puntamento porta a una riduzione della visione periferica, ok? Uscita dall'angolo, teniamo sempre come riferimento anche il concetto del cosiddetto canting, quindi andare a ruotare l'arma con una gradazione sulla propria asse. Cosa vuol dire? Che se io faccio questo, tendenzialmente l'ottica sarà in linea, ma la canna probabilmente andrà a colpire l'angolo. Quindi quando usciamo dagli angoli usciamo sempre in parallelo e tendenzialmente non in puntamento. Che ti sembra l'effetto con la torcia? Bello. Una cosa che volevo far caso. Allora, vedi in questo caso, vedi che tu qui hai una leggera inclinazione che finché resta tale va bene, però potrebbe portare l'operatore a inclinarsi ancora di più e a creare questo problema di canting.
Ok, andiamo avanti, perfetto. Ora, esempio, ora tu così hai una visuale, vai in puntamento, ce l'hai più o meno uguale. Nella realtà non è così. La visuale in puntamento si riduce solo intorno all'ottica. Non vedi quello che hai intorno all'ottica, vedi quello che hai dentro l'ottica. Quindi la realtà visuale del puntamento è quello che tu hai dentro l'ottica. Quindi questa è una... non è tanto in linea. Allora, effetto splash della torcia. Perché dico sempre, io mi ricordo anni fa, ho montato la torcia 800 milioni di lumen, non ti servono 800 milioni di lumen, ti serve illuminare il giusto. E quando è che usi la torcia? All'interno degli edifici, anche di giorno, perché ora noi scendiamo in scantinato, ti serve o il visore o la torcia. Troppi lumen possono creare l'effetto splash, l'effetto riflesso, no? Guarda, vedi, questo è l'effetto splash da evitare. Anche la stessa cosa anche con il laser. Cioè io vedo che qua il tizio sta giocando col laser sempre acceso. Sbagliato. Perché uno ci fa identificare sia modalità IR che modalità visibile. Anche perché poi, come mi è capitato, comunque, cioè, l'ISIS aveva visori notturni. Cioè a oggi, pensate a quello che è successo in Afghanistan, cioè la prossima guerra in Afghanistan, dall'altro lato avranno tutti i visori notturni. Quindi qual è il concetto moderno? Evitare l'uso dei dispositivi di illuminazione il più possibile. Però voi vi state muovendo proprio senza una logica. Cioè state andando avanti così a random. Cioè coordinatevi. Procedure di coppia, procedure di squadra. Ora faremo dei corsi online. Sì, però cioè state sprecando un sacco di risorse. Cioè nel senso, siete in due, lui ti sta coprendo le spalle. No, dove guardi te non è che deve guardare anche lui. Invece siete tutti e due puntati nella solita direzione. L'angolo, voi calcolate l'angolo giro 360. Se siete in due, 180 tu, 180 e fare i settori. Ma non lo fate. Flagging come se non ci fosse un domani. Mi dici il laser acceso così a cosa ti serve? Che sprechi anche le batterie. Io non l'ho acceso. Ce l'hai acceso. L'altro sì. Questo qua che vedevo prima ce l'aveva acceso. No, chi è questo qua? È quello di prima. Cioè... No, quello di prima aveva il pack 15 con il ledino verde dietro, che vuol dire che il laser acceso. non era acceso, era con gli R. Sprechi le batterie. Non c'ha senso. Di giorno poi. Cioè vedi ora starai tirando a circa un centinaio di metri, no? Vai in ginocchio. Cioè, anche perché poi la reazione quando ti sparano addosso è comunque quella di ridurti, cioè di ridurre la sagoma. Comunque è fatto bene che comunque, cioè quando tu colpisci uno, che questo non cade subito a terra. Questa è una cosa comunque, cioè, realistica, fatta piuttosto bene. Cioè anche uno lo colpisci, pum, tipo il pepper, no? Che è il birillo che cade. Anche perché non sta Cioè in questo caso ti faccio un esempio, no? Tu stavi andando in movimento frontale, no? Ok? Vedi che in questo caso se ora lui ha un contatto di fronte a lui, tu non puoi sparare. Quindi quando vi muovete andate sempre sfalsati, in modo che se c'è un contatto fate la linea e ingaggiate tutti e due dal solito lato. 36 minuti, sono circa 15-20 minuti. Poi ripeto, cioè, ride, quindi potrebbe nel senso, ripeto, è un gioco, va bene così, non è che uno deve... non ci sia scuola. No, a livello di simulazione... Cioè, sai cos'è? Vedo tanto potenziale. Cioè, Dipende sempre come lo si gioca. se fatto bene, cioè se strutturato magari a livello di training, cioè fare magari anche delle sessioni online di training, è un ottimo supporto didattico secondo me. Cioè, esempio, ora questo qui sta girando da una parte all'altra del corridoio. No, si va in due, si fa la progressione sulla stanza, uno copre il corridoio, cioè... Anche perché poi se giochi in 4, cioè finché giochi in 2 coordinarti è un conto. Sì, coordinarti in più. In 4, in 5, in 6, già in 4 tu hai un brick completo. Però qual è? Se uno fa, cioè ognuno in un team è un anello che compone una catena.
Se ognuno fa quello che vuole, È un casino. è la banda Bassotti. Cioè un team di professionisti lavora coordinati uno con l'altro. C'è un team leader, ognuno sa quello che deve fare. Quindi partiamo da una base, quindi il classico upper e lower dell'M4, quindi della meccanica classica AR15. Quindi abbiamo l'upper receiver e il lower receiver. Allora, io come ti ho detto, in questo caso io ho scelto un quad rail per i motivi che dicevamo prima, quindi più robustezza, più solidità. E tra l'altro il vertical, ok, che ti chiedo una cosa, tu l'hai posizionato ora in questa posizione qua. Se io lo volessi posizionare un po' più avanti, perché qui è direttamente nella parte centrale del rail, mentre invece io lo metto a 3/4, ok? Non si può ancora fare, ma si potrà fare in futuro. Si potrà fare in futuro, ok? Perché ovviamente un vertical in un punto ha un certo tipo di impatto, in un altro punto ha un altro poi dipende anche un po' dalla fisicità. Io sono piuttosto ristretto, quindi magari non ho problematiche di... Perfetto, andiamo avanti. Ok, il buffer tube va bene uno qualsiasi. Ci mettiamo un calcio della Magpul, magari un CTR, ok? Allora, il grip, sì, il grip anche questo è un grip della Magpul. Allora, in questo caso ci abbiamo messo un rail da 7 pollici, quindi a differenza di tanti altri che arrivano qui in fondo. Questo perché? Perché in questo caso a me piace il cosiddetto front sight, quindi il classico delta di mira molto minimalista, che sì, non permette, eccolo, questo qua è il classico, che non permette l'abbattimento, ma che però comunque mi permette una solidità. Ecco, questo in pratica è il setup del mio M4, quindi sul mio canale YouTube trovate anche il video dove io lo descrivo veramente, e dove potete vedere tutti i vari passaggi. Laggiù è capitato tantissimo di lavorare tanto sui mezzi, quindi diciamo che la possibilità di contare su una piattaforma da una canna più corta rispetto a una canna più lunga a livello di manipolazione, specialmente all'interno dei veicoli, diciamo un qualcosa che ti fa comodo, insomma. Però ripeto, non disdegno neanche la canna un po' più lunga nel modo più assoluto. È ovvio che lì si parla dell'esigenza, cioè dipende cosa uno deve fare, non c'è la cosa giusta o sbagliata, c'è la cosa più giusta per quello che tu devi fare o non devi fare. Penso come anche nel mondo In questo caso anche cyber, cioè ovviamente magari questa canna a 500 metri avrà delle ripercussioni che magari una canna da 14 o da 16 e mezzo non hanno. Vabbè, come mettiamo il classico bird cage, abbiamo detto no ai compensatori, a noi non ci piacciono i compensatori. Ecco, questo è proprio il mio. Tra l'altro, piccolo spazio promozionale, la DR15 Custom, quindi una società che si occupa di fabbricazione e customizzazione di armi, produce proprio la R15 modello APTAC, ok? Sì, che è un memorial del fucile che utilizzavo durante il mio servizio giù in Iraq, che è proprio fatto sulle specifiche che appunto stiamo vedendo adesso, insomma. Sul discorso ottica vediamo cosa ci abbiamo messo. L'Holosun, tra l'altro guarda, ti dico la verità, io l'Holosun, che all'inizio come un pochino tutti l'abbiamo un po' snobbata, no? Invece devo dire che ho provato specialmente questi DOT che sta facendo ultimamente, sono veramente performanti. Hanno un basso costo, perché siamo nell'ordine dei 200-250 euro, ok? E fondamentalmente sono buoni. Ok, discorso... Allora, il laser è l'unica cosa che hanno messo proprio dove vorrei... ce l'ho messo io e dove lo utilizzerei io. Perché andiamo a mettere il laser, in questo caso così avanti, in particolare qua? Perché fondamentalmente per evitare il cosiddetto effetto di splash sulla canna. Noi consideriamo che tanti mettono il laser portato tutto indietro. Perché questo? Perché avendo il laser un po' più indietro si va ad alleggerire un pochino l'arma. Però è anche vero che il laser è in questo caso un PEC 15,
dell'Aptial, quindi abbiamo a che fare con un laser che è sia a bassa potenza che ad alta potenza. In particolare questo tipo di laser ha un illuminatore che anch'esso può essere low power o high power. Quindi se io già avessi una canna lunga, diciamo che il laser in quella posizione andrebbe un pochino a stonare. Perché? Perché la proiezione del laser si andrebbe a scaricare poi sulla superficie dell'arma e questo potrebbe creare sia un'ipotetica individuazione, sia anche un effetto, diciamo, di rifrazione quando si lavora con gli occhiali. Ok, discorso torcia. Io la torcia la metto sul lato, infatti qua, sul lato destro. Anche perché in questo modo io ho notato che una delle cose che si spacca di più sono le cavetterie. Quindi tendo a non essere dipendente dalle cavetterie. Cioè io voglio raggiungere il mio laser col pollice, non con il cavetto. Voglio raggiungere la mia torcia con, diciamo, il pollice. Quindi in questo caso ho o il laser o la torcia. Sono entrati, io ho visto che tanti tendono a prendere i double switch, ok? Piacciono, a tanti piacciono, a me personalmente non ne vado troppo entusiasta. Questo perché? Perché il double switch, poi certo, ovviamente chi ci ascolta è super addestrato, ovviamente hanno tutti fatto tutto quanto, però nella realtà delle cose, io che invece mi reputo una persona che cerco di essere, cioè di vedere i punti deboli prima piuttosto che i punti forti, e diciamo che avere due switch di cui uno il laser e l'altro la torcia visibile, ho paura che nel momento sbagliato invece che il laser possa accendere la torcia, quindi tendo a scindere la comandistica in due movimenti molto diversi, quindi laser, torcia dall'altro lato, al massimo laser e switch della torcia, però in questo caso nella parte posteriore del rail, in modo che se io vado in puntamento è impossibile andare ad azionare la torcia visibile nel momento sbagliato, perché finché mi parte una laserata di laser IR è un conto. Quando lavoriamo di notte e mi parte una flashata con la torcia visibile, lì diventa molto più un problema. Quindi tendenzialmente tendo a non mettere cavetteria. Quindi a conclusione di tutto quello che abbiamo visto, che ti ho fatto vedere, che ci ha dato appunto il piacere di... Grazie, e intanto grazie per avermi ospitato qua sul tuo canale. Ma grazie a te per aver partecipato. So che tanti comunque, tanti appassionati che seguono il mio canale sono anche appassionati comunque di simulazioni piuttosto che di software. Comunque diciamo che prima di arrivare alla realtà, ok, si tende sempre, parlo di addestramento, di formazione, di passare sempre in maniera progressiva alla simulazione. Ovviamente prima di andare al poligono sarà necessario fare per esempio dell'addestramento in bianco, chiaro? Quindi è ovvio che parlando di un gioco come Escape from Tarkov, ok? E ci troviamo di fronte a una simulazione virtuale dove non è tanto il corpo a vivere quello che stiamo facendo, ma è più che altro la mente. E come dico sempre io, è importante addestrare anche la mente. Cioè la mente è dove tutto ha luogo, dove tutto parte. Quindi se io posso utilizzare una simulazione stando tranquillamente seduto in sicurezza, spendendo niente, perché alla fine non spreco colpi, non devo uscire, cioè è ovvio che è un vantaggio per la mente, per abituare la mente a determinati processi cognitivi. Però è altresì vero che la realtà è la realtà. Il gioco è il gioco, e anche il gioco più fedelmente diciamo costruito e strutturato non potrà mai preparare l'operatore alla realtà. Quindi il gioco, secondo me, inteso come simulazione, può essere visto come un'integrazione, ok? Come un andare a colpire magari delle aree, ripeto, dal punto di vista cognitivo. Ormai le scienze cognitive nel giorno d'oggi sono arrivate comunque ad un livello dove lo sappiamo che è necessario fare un training anche cognitivo. E per quello che mi riguarda, la simulazione, se modificata, se sviluppata, se presa diciamo in maniera
diciamo, efficace dal mondo professionale può essere, cioè io ci vedo onestamente del potenziale. È ovvio che una volta che spengiamo il computer dobbiamo poi affrontare sia quella che è la parte prettamente fisica di quello che svolgiamo, quindi l'alimentazione, l'allenamento e poi la parte prettamente tecnica, quindi le manipolazioni eccetera. E è ovvio che ripeto, la guerra è bella finché la si gioca e ovviamente quando poi andiamo a parlare di quella che è la realtà ci troviamo a che fare con un ambiente completamente asimmetrico che richiede molta preparazione, non solo tecnica, non solo mentale, ma soprattutto dal punto di vista, diciamo, a livello di coscienza, ok? Perché se magari è molto facile di fronte allo schermo cliccare e sparare in testa a qualcuno, nella realtà questo va a prendere un'altra sfera dell'essere umano. Quindi sì, simulazione, sì, bello, sì, utile, però il gioco lasciamolo dove è il gioco e la realtà lasciamola più lontano possibile finché non ce n'è una necessità, ok? Questo è quello che mi sento di dire. La guerra vera non è una simulazione, ok? E che prima di dire io voglio andare, magari spinti un po' dalla giovane età, spinti dall'entusiasmo, invito prima tutti quanti ad approcciare il settore militare, delle forze dell'ordine, della difesa in genere, facendo un procedimento, quindi un procedimento giusto, che non è quello di prendere e partire come posso aver fatto io, che tra parentesi mi è andata sempre bene, ok? A differenza di tanti altri ragazzi al quale non è andata bene, e di fare questo percorso andando ad abbracciare quello che è innanzitutto il servizio alle forze armate, alle forze dell'ordine dello Stato, ok? Quindi partendo, magari facendo il VFP1, poi facendo il VFP4, poi passando nel servizio permanente, senza dubbio all'interno delle nostre forze armate, forze dell'ordine, c'è spazio per chi ha voglia di fare, però pensare di partire pensando di dire ok, gioco a Tarkov, faccio soft tire, voglio andare in guerra, pensiamoci molto bene, ok? Se invece tanti genitori anche mi contattano, no? Dicendo guarda c'è mio figlio che ti segue, ti guarda, sono un po' preoccupato perché si è appassionato alle armi, parla sempre di armi, gioca ai videogiochi di armi, ecco io mi sento di dire questo, che là fuori il mondo è molto più brutale, ok, di quello che può essere all'interno di uno schermo, che se magari i vostri figli, i vostri ragazzi hanno questa passione, magari di guidarli in maniera sana, cioè ripeto, va bene il videogioco però anche lì in maniera sana, va bene il film in maniera sana, va bene anche il soft air, l'attività all'aria aperta, va bene anche se chiedono di avvicinarsi al poligono, al tiro, che a tutti gli effetti è diciamo il prossimo livello della simulazione, però a tutti gli effetti è una disciplina sportiva. Ecco, a questo punto può essere fatto tutto, secondo me, però fatto in maniera coscienziosa, col cervello e senza mai cercare di fare il passo più lungo della gamba. Ecco, questo ci tenevo a dirlo perché comunque, ripeto, tanti ragazzi giovanissimi guarderanno probabilmente questo video, tanti magari resteranno anche affascinati e tanti magari potrebbero pensare di emulare. Io invece dico no, se volete servire la comunità, se volete servire il vostro paese, fatelo secondo quelli che sono i parametri di studiate, perché è la cosa fondamentale, il bacchettone, studiate, cercate di prendere comunque un titolo di studio che vi dia accesso poi ai concorsi e successivamente fate il vostro percorso però all'interno delle nostre forze armate e delle nostre forze dell'ordine. Ok, questo penso che sia fondamentale. Poi, ripeto, magari mi insegnerai anche a me a giocare e se volete approfondire un pochino il discorso che ho appena fatto, ovviamente su Amazon trovate il mio libro, Peshmerga di fronte alla morte, dove io racconto quella che è stata una parte della mia esperienza durante il mio servizio al fianco dei Peshmerga curdi. Ok, lo trovate su Amazon e che dire,
visitate il mio canale YouTube, seguitemi sui social, e come dico sempre, keep it real. Ciao. Basta.